Ci sono collegamenti fra l'ansia e il post-Covid? Lo scopriamo oggi in questo video. Ciao, sono Caruso Colzi, il fondatore di Ipnosi Naturale. Oggi ti parlo di un argomento un po' particolare perché Rossella, una mia attuale cliente, mi ha fatto questa domanda specifica. Mi ha detto: senti Caruso, io ho preso il Covid e adesso praticamente ho dei problemi che mi porto dietro da il Covid, cioè quello che si chiama post-Covid. Allora, è possibile che ci siano dei legami, delle correlazioni fra l'ansia che sta crescendo sempre di più e il post-Covid? Anche in questo caso, come un video di qualche tempo fa che ho girato, lo trovate sul mio canale di Ipnosi Naturale su YouTube, anche in questo caso devo dire sì, ci sono delle correlazioni. Perché? Innanzitutto, qualcuno dopo aver avuto il Covid continua ad avere dei problemi respiratori. Nel momento in cui si hanno dei problemi respiratori si tende a avvertire questo senso di soffocamento e quindi la respirazione, invece che bella profonda, diventa un pochino più superficiale e si respira con una parte che per le persone che soffrono di ansia non è assolutamente consigliabile. Ora, questo discorso è molto controintuitivo e se non lavorate con un coach professionista è difficile che capiate che cosa significa. Però l'ho detto ormai tante volte, io sono certificato anche breath coach, cioè posso allenarvi, posso insegnarvi come attraverso la respirazione potete tornare in controllo, e proprio del controllo si parla quando si tocca il tema dell'ansia. Ci sentiamo in soffocamento, cerchiamo di controllare questo soffocamento, ma non è necessariamente un soffocamento di quelli così, ok? Basta la piccola sensazione di non avere abbastanza ossigeno, che immediatamente, se siete dei soggetti ansiosi, cominciate a macinare sopra pensieri: e se adesso non respiro più, e se perdo i sensi perché non respiro, e se. Questo è il classico allenamento che fa il soggetto ansioso, e quando cominciate a montare castelli di pensieri in questo modo, aiutate e aumentate il vostro percepito di situazione di minaccia. Questo significa che il vostro sistema simpatico è ancora attivo e comincerete a respirare sempre più alti, fino al punto in cui la sensazione di soffocamento, invece di diminuire, aumenta a livelli esponenziali. Questo fa sì che entriate all'interno di un circuito ansioso amplificato molte e molte volte. Quindi quando mi chiedete: è possibile che il post-Covid sia legato all'ansia? Assolutamente sì. L'altro discorso è che queste piccole problematiche, a meno che non ci siano problematiche gravi, mediche, vi ricordo che io non sono un medico, ok? Ma al di là delle problematiche gravi, ho visto tanti dei miei clienti raggiungere buonissimi risultati con pochissimo tempo. Basta conoscere e saper calibrare la respirazione e regolarmente fare degli esercizi, però evita di andare su YouTube, di cercare la tecnica e provi a fare la tecnica, perché se sei un soggetto ansioso la prima cosa che fai è controllare quella tecnica. 2, ti accorgerai che in quel momento non funziona e andrai a generalizzare su tutte le tecniche, cioè dirai: per me la respirazione non funziona. C'è un motivo per cui la respirazione viene insegnata da secoli e secoli e secoli. Funziona. L'importante è che tu abbia qualcuno che ti segue, perché devi capire a che punto sei. Non tutte le tecniche fanno bene per te, vanno bene per il tuo momento, per il luogo in cui ti trovi nel tuo percorso. Quindi chiama un breath coach, non fare tutto da solo, perché potresti metterci un'infinità di tempo e addirittura fare esattamente il contrario di quello che dovresti fare in quel momento. Ci sono tantissime sfaccettature nella respirazione, ma insomma ne parlerò sempre di più nei miei prossimi video. Per adesso ti voglio dire che
tanti dei problemi del post-Covid li puoi risolvere in maniera relativamente veloce. Questo è possibile con delle tecniche adeguate e assolutamente naturali che puoi fare regolarmente e non ti costa niente, perché una volta che hai gli strumenti li porti avanti in completa autonomia. L'ultima cosa è che alcune persone sentono ancora dentro di sé la paura di quel momento in cui hanno avuto il Covid. Qualcuno dei miei clienti è stato anche ospedalizzato e si è trovato da solo nel letto che non sapeva che fare, e di solito se una persona è ansiosa l'unica cosa che sa fare meravigliosamente è usare il cervello per preoccuparsi e preoccuparsi e preoccuparsi ancora di più. Questo agevola tutto il mondo delle paure, dei timori, dei piccoli traumi, quindi il post-Covid può essere anche legato a delle paure che hai avuto durante la fase del Covid. In questo caso, ancora una volta, ti posso dire che tanti dei miei clienti hanno risolto anche quelle paure in modo assolutamente naturale, con gli strumenti adeguati e relativamente con poco tempo. Bene, insomma, anche oggi spero di averti aiutato, di averti spiegato un po' di cose. Non ti preoccupare, ci sono soluzioni. Se ti è piaciuto il video, mettimi un commento sotto o fammi sapere che cosa ne pensi. Se hai delle domande, falle così che io possa fare un altro video in risposta per te. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, ti auguro una splendida serata. A presto!